Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi vediamo come pulire il vano motore della nostra auto. Utilizzeremo un prodotto solo, questo della Fulcron. Questo è uno sgrassatore concentrato che ci permette di pulire praticamente qualsiasi superficie. Attenzione, perché seguendo le istruzioni dovremo diluirlo in diversi modi a seconda delle superfici che andremo a trattare. Dato che parliamo di vano motore, abbiamo plastiche, metallo, parti da sgrassare con olio presente, quindi dobbiamo utilizzare degli sgrassatori che non aggrediscano troppo le plastiche e le gomme, perché faremo anche tutti i tubi in gomma ovviamente. Tutto questo lo faremo con un pennello e un paio di straccetti. Prima di cominciare vi ricordo di iscrivervi al canale, di lasciare un commento, un like e di condividere questi video. Vi ricordo che in descrizione troverete tutti i prodotti che utilizzerò, cioè uno solo Fulcron super sgrassatore. Per questo video utilizzerò il super sgrassatore della Fulcron, ma come da etichetta l'ho diluito in 1:20, vuol dire che ho messo 20 parti di acqua e una di Fulcron concentrato. Questa proporzione la potete fare facilmente se mettete 20 bicchierini d'acqua e uno di Fulcron a 1:20, va bene per tutte le parti in plastica e gomma. Generalmente lo possiamo utilizzare praticamente dappertutto nel vano motore. Se vediamo che ci sono delle parti più complesse, soprattutto le parti di metallo che non si sgrassano con questo qui, allora utilizzeremo direttamente lo sgrassatore concentrato, però mi raccomando non sulla plastica e sulla gomma. Per la fase finale poi ho una bottiglietta d'acqua, sul tappo ho praticato dei fori così da poter spruzzacchiare un po' d'acqua e risciacquare tutto. Muniamoci di guanti, proteggiamoci, mi raccomando. Lo spruzziamo praticamente dappertutto, perché questa concentrazione qui va bene per tutte le superfici. Attenzione a spruzzare troppo sulla batteria, spruzziamo poco e a distanza, in maniera che poi passando con lo straccio la puliamo bene. Ovviamente non spruzziamo sulla cinghia dei servizi. Ora che abbiamo spruzzato praticamente dappertutto il nostro sgrassatore, andiamo a ripulire tutto. Possiamo utilizzare anche un pennello per cominciare a grattare, diciamo, nelle parti soprattutto più difficili. Guardate come viene via. Contate che questa poi è un'automobile che rimane al mare, quindi c'è sabbia, c'è di tutto. Prima di spruzzare quello concentrato spruzziamo quello diluito in maniera che vediamo come viene e poi in caso utilizziamo quello concentrato. Cominciamo a dare una passata di straccio sempre con lo sgrassatore. Col pennello muoviamo, invece con lo straccio poi cerchiamo di pulire proprio. Guardate quanto viene pulita la superficie. Non rischiamo incendi perché non è infiammabile, quindi con questo stiamo tranquilli. Cavi. Sulle parti verniciate è meglio questo diluito, mentre sul metallo vero, vivo, cioè sul motore, sul blocco motore, meglio quello concentrato. Qui non veniva via, adesso con un po' di spruzzate, lasciandolo lì, vedete? Prima di risciacquare passiamo lo sgrassatore, quello più forte, nei punti un pochino più difficili. Attenzione, mi raccomando, mani, occhi, pelle, perché questo è bello forte. Pennello per staccare, diciamo, parti incrostate. Guardate questa parte qua come sta tornando. Adesso qui bisognerebbe passare una spazzolina, però adesso noi facciamo comunque una pulizia per vedere come si comporta questo sgrassatore. Si comporta molto molto bene, mi piace molto. E le parti a vista che volevo pulire le ho pulite, i telai sono tutti a posto, è tutto pulito, anche il telaio della batteria sotto tutto pulito, quindi tutte le zone
a vista, diciamo, più o meno le abbiamo sistemate. Ovviamente si può fare pure meglio, si può passare cavo per cavo, si può andare ancora in più profondità, però volevo farvi vedere come con un prodotto solo, anziché comprare 50.000 cose per lucidare le plastiche eccetera eccetera, per un vano motore avere uno sgrassatore che fa bene il suo lavoro. Già abbiamo sistemato il vano motore e ci ho messo un quarto d'ora, 10 minuti, quindi non è un lavoro da mezzo pomeriggio come spesso accade nei video di quelli che insomma puliscono il vano motore e lo proprio tirano a lucido. L'unica accortezza è dargli una pulita ogni tanto in maniera da non avere problemi da polvere, e quando poi si rivende l'automobile magari la presentiamo in una condizione che è a posto, ok? Che fa sì che uno noti che è stata curata l'automobile. Adesso andiamo a risciacquare tutto con l'acqua, quindi prendiamo un panno pulito perché l'altro è da praticamente incendiare, dove abbiamo utilizzato lo sgrassatore. Finché non andiamo su parti elettriche possiamo spruzzarlo anche direttamente, in questo modo qui. Bene ragazzi, in descrizione trovate il link dello sgrassatore della Fulcron, vi invito a consultarlo e a provarlo. Io vi lascio tutti gli altri miei video e ricordatevi di iscrivervi al canale, di lasciare un commento, un like, e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!